Ragazzi, la intro oggi ve la faccio da qui, perché credo che sia il modo migliore per presentarvi quella che per me è una delle periferiche che ho sempre sognato di avere. E questa volta, ragazzi, è qui a casa mia. ProSim Shifter ad H. Credo che nessuno mi possa contestare che sia il miglior shifter ad H sul mercato. Un cambio fatto in collaborazione con Quaife. Io ho avuto anni fa due Lotus e Quaife era un'azienda che produceva modifiche sui cambi anche delle Lotus. Un'azienda che produce cambi veri e ha messo le mani insieme a ProSim in questo stupendo cambio ad H. Ma io ve lo faccio risentire. Ragazzi, e con questo chiudo qui questa intro. Sigla! Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di ProSim, un'azienda che costruisce cambi, in realtà tanto materiale per il mondo sim racing di altissimo livello, e il modello ad H era il cambio che io più avrei voluto avere a casa mia per poterlo recensire, per potervene parlare. È il cambio ad H per il mondo sim racing, credo il più costoso che ci sia, 1175 sterline, quasi 1400 euro, più le tasse doganali e le spedizione una volta che lo ordinerete. Ma la qualità costruttiva con cui è creato è un oggetto per me di altissimo valore tecnologico, meccanico, chiamatelo come più volete, e contando che ancora ad oggi, almeno sulla carta, non ha nessun rivale, anche se ultimamente ci sono delle piccole aziende che hanno cominciato a creare dei cambi di un livello molto più alto rispetto a quelli che si trovavano in passato, ma al momento questo è ancora il re. Tutto costruito in metallo, alluminio CNC, tutte lavorazioni dal pieno. Manderò naturalmente dei video per farvelo vedere nel dettaglio tutte le parti con cui è costruito, tutte le parti di cui si compone, ma ragazzi è un oggettino davvero che solo averlo tra le mani fa capire di che cosa stiamo parlando. In realtà è costruito da ProSim in collaborazione con Quaife, che è un'azienda che costruisce cambi reali, e in realtà la meccanica di questo cambio è la stessa, identica, che Quaife utilizza per i suoi cambi meccanici ad H. In questa recensione cercherò di parlarvi un pochino di come funziona la meccanica di questo cambio, ma naturalmente il valore in più che ha questo cambio è nel feeling. Vi dico subito, non è molto facile spiegare in un video qual è il feeling che si ha quando si prova a fare una cambiata con questo genere di prodotto qui. Naturalmente è un video rivolto agli amanti della frizione, del cambio ad H, ma a tutti gli amanti della tecnologia e di prodotti di questo tipo di livello. È un corpo unico anche per quanto riguarda le asole di montaggio ai 4 angoli, sono fuori da 8 mm, ma credo non ci sia problema ad adattarle anche a viti da M6 con delle rondelle. Naturalmente dovete avere una postazione ben solida per poterla montare. È consigliabile postazioni in profilati perché è molto più semplice trovare le regolazioni per potervelo spostare e montare con estrema semplicità. Il cambio si collega al vostro PC tramite questo connettore, io lo chiamo sempre USB tipo stampante, e verrà direttamente riconosciuto come H-Shifter ProSim e potrete poi nei vostri giochi andare a configurare direttamente le marce. Con l'asta che viene dato in dotazione avete un'altezza di 16 cm e già la configurazione con cui viene mandato è quella che vi permette una cambiata. Sentite ragazzi, perché ho qui il microfono, lo sentirete veramente amplificato, ma il rumore è stupendo. La configurazione con cui viene mandata è già quella che vi permette il movimento più corto, ma naturalmente andando a smontare questa parte qua, in realtà è un pochino laborioso ma non ci vuole più di tanto, potrete gestire anche la lunghezza della cambiata. Ma personalmente non credo che sia il caso di andarla ad allungare, perché la cosa bella è proprio avere questi innesti così veloci, però è un'opportunità che questo cambio vi offre. Più potete acquistare separatamente una prolunga di asta per chi ama un cambio più alto, oppure per la configurazione della propria postazione necessita di posizionare il cambio in un posto un pochino più basso e sfruttare un pochino più altezza di leva del cambio stesso. Naturalmente allungando la leva del cambio allungherete anche la corsa finale che questa avrà, e quindi
il movimento che dovrete fare per innescare l'innesto. È un cambiatacca a 6 marce più 2. Più 2 perché a seconda della posizione in cui lo monterete, se in questo verso o in quest'altro, ve le troverete queste più 2 a destra o a sinistra e si azioneranno andando a premere sul pomello e spostando ancora di più l'asta verso destra o verso sinistra, come vi ho detto, a secondo di come monterete il cambio. Ma il cuore, il vero surplus che ha questo cambio, ragazzi, è contenuto tutto in questa parte qui. Nel suo movimento si trascina tutta una meccanica ed infatti il bello nel movimento è proprio sentire, riuscirete veramente a percepire il trascinamento di tutta questa meccanica. Anche in questo caso, perché ultimamente ne sto parlando un po' per vari prodotti che sto recensendo, il tipo di feeling è dato da profilazioni a cam che creano su tutto l'arco del movimento una determinata sensazione che avrete tra le mani. Ecco perché vi dico, è complicato spiegarlo, perché con la profilazione che hanno scelto i ragazzi di ProSim e Quaife avrete un tipo di feeling sia quando spostate l'astra a destra e a sinistra o anche quando andate a innestarla molto molto gradevole. È un tipo di sensazione che non è il normale cambio di un'auto stradale, ma naturalmente è concentrato e concepito per simulare un cambio da gara. Ma più avanti vi parlerò anche di gadget che si possono montare su questo cambio, sempre venduti da ProSim, che servono per andare a simulare diversi tipi di cambio. Ma ve ne parlerò un pochino più avanti. E proprio all'interno del cuore della meccanica andiamo a capire come funziona e come hanno deciso di dare i diversi profili di sensazioni che avrete tra le mani quando andrete ad innestare la marcia. Il primo movimento base che questo cambio fa, cioè quello dello spostamento dell'asta a destra e sinistra, è gestito da una molla che naturalmente potrete precaricare, quindi gestire con quanta durezza l'asta si potrà muovere a destra e a sinistra, e il feeling che voi avrete in questo movimento invece viene gestito da un profilo a cam. Questo profilo aiuta anche in questo movimento a simulare lo spostamento di una meccanica, molto piacevole al tatto. In più, una volta poi che premerete sul pomello del cambio e andrete a spostarvi ancora di più, andrete a prendere un profilo di cam ancora più aggressivo che vi fa fare uno sforzo superiore per andare a inserire la retromarcia e la settima marcia. Tutto questo in modo che nell'uso normale del cambio non vi consente per sbaglio di inserire marce indesiderate, ma il bello sta proprio in questo tipo di movimenti che vi dà un reale senso meccanico. Per quanto riguarda poi il reale inserimento della marcia, ci sono due punti da analizzare. Il primo è questo perno che vi consente, andandolo ad avvitare, di indurire la parte dell'innesto. Questo perché andrà a premere sempre su un profilo a cam con una sfera che, a secondo di quanto voi andrete a comprimerla sulla profilazione a cam all'interno, andrà a simulare un innesto più o meno duro. Ma questo è un sistema che ormai sta cominciando ad essere utilizzato da tantissimi cambiatacca. Il bello in questo caso è che questo movimento va poi a trascinare tutta una meccanica. È proprio quello che voi andrete a sentire durante l'inserimento e il disinserimento della marcia, oltre al fatto di questa durezza che potrete gestire, è proprio il trascinamento di tutta la parte meccanica che dà al tatto un feeling molto particolare. Per quanto è sempre una sorta di pressore su una profilazione a cam che vi aiuta nell'innesto e gestisce il picco di forza e l'ammorbidimento quando si andrà questa cam a inserire nel secondo slot di inserimento marcia, ma è proprio tutto il senso di trascinare tutta questa meccanica dietro di sé, ed è quello, a mio avviso, il plus che ha questo genere di cambio qui. Spero che anche con i video in dettaglio che vi sto mandando sia comprensibile qual è tutto lo studio e il meccanismo e il movimento grazie a queste profilazioni che viene dato al cambio. Come vi avevo promesso prima, vorrei parlarvi anche di un option che è possibile acquistare insieme al cambio. Anche questo costa oltre 300 sterline, ma che vi consente, montandolo da questa parte, di andare a simulare anche l'impossibilità
di andare a fare una cambiata entro un tot di giri. Tramite il loro software che si interfaccia con i simulatori potrete andare a simulare anche diverse tipologie di cambio e che non vi permette per esempio di inserire una marcia mentre state accelerando e dovete per forza rilasciare, oppure nei casi in cui dovete per forza premere la frizione per poter inserire la marcia. È un sistema idraulico che si monta da questa parte e che va a collegarsi proprio con l'asta principale del cambio, che consente o non consente il movimento dell'asta stessa. Ma ancora sinceramente non mi è capitato di vederlo all'opera in giro, non so perché anche nel loro store non l'ho mai visto disponibile. So che esiste questo genere di optional, ma non mi sembra di averlo visto ancora in giro. So che è in via di sviluppo e spero che ProSim mi dà la possibilità di provarlo. Naturalmente ragazzi parliamo di livelli di realismo di altissima fascia, per chi ama sentirsi totalmente immerso nel proprio simulatore, magari non soltanto per gareggiare ma anche solo per godersi magari una cronoscalata o godersi un Nordschleife alla vecchia maniera. Vedo adesso di mandarvi qualche video per farvelo vedere in azione. È difficile in un video o in una recensione poter far capire realmente cosa si prova durante il suo utilizzo. Tutto questo perché dovrebbe andare a giustificare quello che è il suo costo, un costo molto importante. Naturalmente è un cambio che nasce dalla collaborazione con un'azienda che produce cambi reali. I materiali di cui è composto sono tutti materiali nobili e lavorazioni che hanno un costo molto elevato. Il connubio di queste cose porta anche a un prezzo che fa parte veramente della fascia molto alta. In più, fino a qualche giorno fa, in realtà era l'unico cambio che prometteva questo genere di prestazioni. Ultimamente ci sono anche altri progetti molto interessanti e spero di portarvi qui nel canale che tentano di eguagliare le prestazioni che ha questo genere di cambio qui. Naturalmente il vero plus che questo cambio offre è nella sensazione nel momento in cui andate ad innestare la marcia. È difficile in un video farvi capire cosa si prova. Naturalmente io da amante di cambi ad H in realtà ho posseduto il cambio della Logitech, ma ragazzi lo reputo pressoché un giocattolo. Ho avuto il cambio della Trasmaster, il TH8A, che ho anche un pochino modificato. Anche su quello ci sono delle modifiche molto interessanti con i pressori che ne migliorano il feeling. La cosa che manca un pochino a questo genere di cambi è proprio darvi la sensazione di uno spostamento, di un'inerzia, di un trascinamento meccanico che invece il ProSim offre. Capisco però che non tutti sono disposti a spendere queste cifre per avere questo genere di feeling, ma ragazzi ci sono tante persone che invece amano questo genere di periferiche e spenderebbero qualsiasi cifra per immedesimarsi al 100% nella propria simulazione preferita. Che dirvi, sono felicissimo di aver avuto l'opportunità di poter recensire quello che per me era il re dei cambi ad H. Sono state 2 settimane molto intense in cui mi ci sono davvero divertito e me lo sono goduto alla grande. E vi assicuro che mi sono divertito tanto anche da solo quando mi sono fatto dei giri nelle mie piste preferite con le mie auto preferite. Questo perché è il genere di periferica che vi dà un gusto davvero alto nell'utilizzarla. Difetti che ho trovato in questo prodotto? Beh, in primis il prezzo è davvero molto impegnativo. Non so quanto potrà ProSim continuare su questo livello di prezzo, contando che ci sono dei prodotti
che stanno piano piano arrivando sul mercato a prezzi molto competitivi, anche se bisognerà studiarne il feeling e se sono all'altezza di questo genere di prodotto qui. Altro difetto potrebbe essere l'ingombro, è un cambio molto grande, molto impegnativo soprattutto in lunghezza e serve una buona postazione per poterlo gestire, anche perché viene utilizzato veramente con forza, cioè il gusto è proprio in queste cambiate un pochino più violente e serve quindi una struttura che possa supportare questo genere di sforzi. Ragazzi, adesso come al solito passo la palla a voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo cambio, se lo conoscevate, non lo conoscevate, o se volete che vi porti all'interno del canale altri tipi di contenuti. Cercherò un pochino di accontentarvi anche per farvi conoscere periferiche che molti di voi non sapevano nemmeno esistessero nel mercato. A questo punto, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, ringrazio ProSim e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!